Le connessioni internet in molte zone di montagna possono essere un problema. Parlo delle connessioni via cavo o wireless terrestri, perché se prendiamo in considerazione le connessioni satellitari Starlink, il problema non esiste. Vediamo in dettaglio com'è la situazione a Piazza Torre. Prima però voglio farti vedere cosa succede in uno dei più grossi paesi della Valle Brembana, San Giovanni Bianco, dove la connessione via cavo, quella che nella pubblicità viene chiamata semplicemente fibra, è piuttosto carente, come dappertutto, per gli standard attuali. Ecco cosa succede con Vodafone. Questa in realtà non è fibra, ma quella che tecnicamente si chiama FTTC, cioè una connessione dove le centraline sono raggiunte dalla fibra, ma poi da queste a casa tua c'è il normale doppino in rame nato più di 100 anni fa. Queste sono le prestazioni della connessione wireless nello stesso posto del test precedente con il provider Iliad che, come puoi vedere, sono ampiamente superiori alla connessione via cavo. Quindi, in queste situazioni, oggi è meglio orientarsi verso connessioni wireless. A Piazza Torre la connessione wireless funziona molto bene nella maggior parte del paese. Ho fatto delle prove con il provider Iliad. Il primo test l'ho fatto da un tavolino del bar Locadoro e, come vedi, le prestazioni sono anche superiori a quelle rilevate a San Giovanni. Ed è così in circa 2/3 del territorio del paese. Salendo verso la parte alta del paese ho fatto un test in una posizione intermedia in via Santa Lucia dove c'è il capolinea dell'autobus. Qui la velocità è anche leggermente superiore alla zona precedente e si mantiene pressoché costante fino alla zona degli impianti sportivi. Salendo ancora inizia a farsi sentire qualche problema dovuto alla fascia boschiva e agli edifici che creano zone d'ombra. Salendo ulteriormente, nella zona intorno all'hotel Le Pinete ci sono punti in cui la connessione è molto problematica o addirittura impossibile. Tutto dipende dagli ostacoli che si frappongono tra questa zona e la parte sud del paese dove è ubicata la BTS, la stazione radio base. Ho fatto una verifica consultando le mappe online e in effetti sono evidenziati alcuni buchi e la copertura in alcuni punti è molto scarsa. Questo, ad esempio, è il test effettuato nella zona della partenza della seggiovia. E la fibra, quella vera, la FTTH, cioè quella che arriva fino a casa, a che punto è? Girando per il paese ho visto che, come mi aveva detto il sindaco, il territorio è interamente cablato. Manca però la connessione alla rete nazionale, come si può vedere dalle mappe, e come mi ha confermato anche il vice sindaco. Allora oggi il paese risulta totalmente cablato con la fibra. Manca probabilmente qualche connessione a valle per cui il servizio attualmente non è ancora disponibile, ma l'augurio è che a breve si possa sottoscrivere l'abbonamento anche per quanto riguarda la connessione internet via fibra. Non abbiamo una previsione precisa perché attualmente non ci è possibile saperlo, però essendo stato fatto il lavoro maggiore che era appunto cablare il paese, pensiamo che sia ormai una situazione addirittura d'arrivo perché è un progetto nazionale e quindi ci auguriamo che a breve sia disponibile. Insomma, se riuscirò a trasferirmi a Piazza Torre, installerò un accesso ridondante con una connessione wireless e una satellitare Starlink. Poi, quando ci sarà la fibra, sicuramente la userò. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto. Non dimenticare un like, la condivisione e anche l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale. Tutti i video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa playlist. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.